Parlano tutti del mercato dell'Inter in queste ore, tra giornali, trasmissioni, social. La sensazione è che l'Inter debba vendere praticamente l'intera squadra la prossima estate. Partono tutti sostanzialmente, ma è veramente così? È veramente questa la situazione con cui ci avviciniamo sempre più al mercato estivo? Ecco, ieri sera in diretta qui su Passione Inter abbiamo fatto allora un gioco dove abbiamo preso la rosa intera dell'Inter e con la nostra community che ci stava seguendo abbiamo votato giocatore dopo giocatore, uno ad uno, chi andrebbe ceduto, chi andrebbe fatto partire e chi invece va tenuto e va confermato in rosa anche il prossimo anno. E devo dire che il risultato è stato abbastanza sorprendente ed è un risultato che apre anche ad una serie di riflessioni sui colpi in entrata, sul mercato che l'Inter può fare in entrata, delle riflessioni che quindi vorrei fare insieme a voi oggi in questo contenuto. E allora, ben ritrovati amiche e amici interisti, se non l'avete ancora fatto lasciate un bel mi piace, iscrizione al canale subito, così continuiamo a crescere e vi aspetto nel club di Passione Inter dove sono in programma anche degli appuntamenti esclusivi e dove nelle scorse ore tra l'altro la discussione è andata avanti. Quindi qui in alto il QR code per sostenere il nostro progetto indipendente e entrare a far parte della nostra grande community. Per fare questa analisi di chi bisogna tenere e di chi bisogna vendere, siamo tornati ad un vecchio amore di Passione Inter. Se vi ricordate, per chi ci segue da tanti anni, siamo tornati sul tier maker con le fasce che questa volta sono soltanto due. È stato appositamente binario la nostra proposta. Vendo o tengo? E parto da chi è stato confermato innanzitutto con Akanji, Barella, Carlos Augusto e Bissek. Ecco, questi due hanno suscitato un po' di discussione. Carlos Augusto e soprattutto Bissek. Bastoni, ovviamente, nonostante le notizie di queste ore di qualcuno che venderebbe Bastoni per 50 milioni di euro, ecco, notizia prontamente smentita, una fake news che viene rilanciata in questo momento. L'Inter se lo tiene molto stretto Bastoni, eventualmente tutto dipenderà dalla sua volontà di cambiare area o meno, ma l'Inter se lo vuole tenere. Bonni confermato Di Gennaro come terzo portiere, quindi chiaramente Di Marco, Lautaro Martinez, Zelinski, Pio Esposito e Sucic. Basta, questi sono gli unici che hanno avuto la quasi totalità o comunque la stragrande maggioranza di votazioni per la permanenza e dunque la conferma. Tutto il resto invece finisce in bilico o addirittura via dall'Inter, a partire da Acerbi, scadenza di contratto, passando per Hakan Çalhanoğlu, su cui c'è stata un po' di discussione su qual è la giusta cifra a cui privarsi di Çalhanoğlu, e lo chiedo anche a voi, scrivetelo nei commenti. Darmian in scadenza, De Vrij in scadenza, Diouf in prestito, però questa è stata la specifica fatta, Frattesi, Luis Enrique, Dumfries, i due portieri Sommer e Martinez, Mkhitaryan anche lui in scadenza di contratto e poi anche il discusso Marcus Thuram. Sono 12 giocatori che dunque gran parte della nostra community lascerebbe partire. 12 giocatori da cedere con qualche asterisco, soprattutto su Dumfries e su Thuram, che possono partire sì, ma a fronte di un'offerta che sia congrua, di un'offerta che sia in linea con una valutazione corretta di questi due calciatori che altrimenti ci teniamo, e un asterisco è stato messo anche su uno tra Sommer e Josep Martinez, cioè almeno tenerne uno dei due a fare il vice, a fare il secondo della prossima stagione, e tutti gli altri invece via, e come detto gli altri invece confermati. Qualcuno giustamente dirà e può obiettare, ma si può fare un mercato con 12 cessioni e dunque 12 acquisti, perché almeno 24 calciatori rosa bisognerà averli anche l'anno prossimo. Beh, c'è l'esempio anche abbastanza recente dell'estate 2023, dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City. Sono andato a recuperare sul nostro sito passioneinter.com anche l'articolo contenente tutti gli acquisti e tutte le cessioni di quell'estate lì, e in quell'estate lì da Onana, Andanovic, Cordaz più le operazioni minori, va bene, Skriniar, Gosens, Dalbert che si è svincolato, D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, quindi Dzeko, Correa e tutti gli altri, ecco, sono arrivate 11 cessioni importanti, sostanzialmente 11 cessioni da prima squadra più tutte le operazioni minori, mentre per quanto riguarda invece gli acquisti sono arrivati dai tre portieri Sommer, Di Gennaro e Audero, Pavard, Carlos Augusto, Quadrado, Bissek e il riscatto di Acerbi, che c'era già in rosa ma comunque è stato anche quello un riscatto, quindi Frattesi, Klassen e il rientro dal prestito di Stefano Sensi più i tre attaccanti Arnautovic, Sanchez e Thuram. Ecco, significa che
Quell'anno sostanzialmente anche Lukaku era andato via, chiaramente, non so se l'ho detto prima, ma anche Lukaku era andato via ovviamente in quell'estate, quindi 11 cessioni importanti e di fatto 14 acquisti praticamente. Togliamo Sensi che rientrava da un prestito, c'è Acerbi riscattato, sono 13 acquisti, ecco, comunque fatti in quell'estate. Quindi sì, si possono fare dei mercati così, si possono fare dei mercati con tanta rivoluzione, un mercato in cui però io l'ho sempre ribadito, è vero che a livello di volume e di quantità di calciatori presi erano tanti, però comunque il nucleo di quell'Inter era stato mantenuto nonostante i tanti cambiamenti, da De Vrij a Lautaro, Barella, Bastoni ovviamente, eccetera, eccetera. Quindi è stato mantenuto il nucleo, sono stati aggiunti tanti calciatori e l'Inter, nonostante questo, ha poi stradominato quel campionato che è arrivato fino alla seconda stella con largo anticipo e la vittoria nel derby. E anche nella proiezione che abbiamo fatto con la chat, vi condivido la grafica, la situazione comunque secondo me non cambia troppo, nel senso che anche con questa proiezione fatta dalla nostra chat il nucleo resta quello, ovvero Bastoni, Barella, Lautaro, Di Marco, Zielinski che sta diventando un giocatore sempre più centrale, anche Akanji che è un giocatore sicuramente importante, un Bissek in crescita all'interno di questa Inter che rispetto alle prime dichiarazioni in cui sembrava un giocatore un po' di passaggio all'Inter prima di decollare poi verso la Premier League, oggi sembra molto più a suo agio e molto più dentro il suo mondo anche all'Inter, anche Bissek. Quindi è un nucleo che comunque anche in questo caso viene mantenuto. Qualcuno in chat sosteneva anche che dopo questa stagione in cui dovesse l'Inter vincere lo scudetto come ci auguriamo, potresti affrontare la prossima estate di mercato e quindi la prossima stagione anche con l'idea che possa rappresentare un anno di transizione, dunque non sei obbligato a vincere subito lo scudetto, questo ti dà un po' meno pressione, ti dà più libertà anche di agire in questo rinnovamento. Commento che capisco, non sono troppo d'accordo, nel senso che credo comunque l'Inter abbia il potenziale per lottare sempre e per essersi stabilizzata come idea, ecco, nel lottare sempre per la vittoria. E il tema, secondo me, in realtà è un altro, perché se mantieni il gruppo dei leader e cambi 10, 11 o 12 calciatori, puoi comunque ripartire con l'obiettivo di vincere e magari anche di crescere ulteriormente, a patto però di andare ad inserire i tasselli giusti, tasselli di spessore, almeno 2 o 3 tasselli veramente forti subito da impatto titolare, che è questa secondo me la vera esigenza dell'Inter, puntellare la formazione titolare innanzitutto e non andare a fare, con tutto il rispetto, altri colpi alla Diouf o alla Luis Enrique. Ecco, questo è il vero tema. Quindi capisco chi mi dice se vinci lo scudetto quest'anno cambi tanto, fai una rivoluzione, puoi accettare un anno di transizione dove magari arrivi al terzo posto, al secondo posto, ecco, in maniera tranquilla. Sì, per carità, non è che le stagioni le giudichiamo solo sullo scudetto sì, scudetto no. Però il vero tema è che l'Inter, anche cambiando tanto, deve avere l'ambizione di cambiare tanto, rinforzarsi e ripartire comunque per vincere. Poi se non vinci, analizziamo perché non ci sei arrivato. Ci siamo divertiti anche a fare un po' un conto a spanne internamente su quali possono essere quindi i ricavi da queste cessioni che abbiamo ipotizzato e quindi qual è anche il margine poi di spesa per i vari colpi in entrata e i tanti nomi che stiamo sentendo in queste ore. Considerando Acerbi, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan e Sommer in scadenza che vanno via a zero, si ipotizzano 25 milioni della clausola di Dumfries, visto che c'è una clausola attiva. Çalhanoğlu 15 dal Galatasaray? Non è semplice. Mettiamo questi 15, anche se non è semplice. Frattesi, un 25 milioni. Frattesi è costantemente sul mercato, è arrivato il momento che porti delle offerte allettanti. Su Luis Enrique continuano a scrivere che ci sono proposte da 30 milioni. Diamo per buona questa valutazione che mi sembra un po' ottimistica. C'è il tema Thuram, soprattutto il tema Thuram che 60 milioni magari col mondiale che lo può far bene il mondiale, anche qualcosina in più, mi tengo sul 60 milioni per non esagerare con la valutazione. Siamo attorno ai 150-160 milioni di euro di incasso a spanne, più magari anche la cessione di Josep Martinez che secondo me tra i 15 e i 20 li può portare. I conti ovviamente non si fanno così, stiamo facendo un'analisi di massima anche solo per capire in che direzione stiamo andando, ci dà però il modo anche di ragionare su quello che può succedere con gli obiettivi prioritari. Gli obiettivi prioritari intanto
Pronti via subito 23 milioni di questa cifra che abbiamo calcolato vanno su Aleksandar Stankovic, riportato a casa dal Club Brugge, un nuovo centrocampista, vivaio Inter, buono per le liste e allunghi la rosa. 15 milioni vanno sul riscatto di Akanji, soprattutto se vince lo scudetto diventa automatico e obbligatorio. Poi il grande nome Manu Koné che torna a circolare, ragazzi. Su Manu Koné lo abbiamo detto, era un obiettivo, è un obiettivo di Chivu, non solo per caratteristiche, ma proprio il giocatore Manu Koné è il giocatore individuato proprio da Christian Chivu, che lo avrebbe voluto anche a gennaio. A Roma continuano a dire 50, sparano 60 milioni, non capisco perché i giocatori altri come Koné valgono 60 milioni, Thuram deve valere 40, perché? Non capisco questa logica. Fatto sta che la Roma si può far leva anche sul fatto che ha bisogno di fare delle plusvalenze entro il 30 giugno, quindi mettiamo 40 milioni per Manu Koné, vediamo, forse anche qualcosa meno in realtà, secondo me. Poi serve un esterno forte, serve assolutamente. Palestra, se ne parla molto. Certo che se le valutazioni arrivano fino ai 50 milioni addirittura di cui si sta parlando adesso, ragazzi, per me Palestra è probabilmente uno di quei profili che l'Inter ha individuato come possibile nuovo colpo alla Bastoni o alla Barella, cioè giocatori su cui italiani cresciuti qui che hanno dimostrato in Italia di poter fare la differenza, su cui vedi un grandissimo potenziale, ci investo una cifra molto pesante, ma poi mi diventano quella colonna dei prossimi 6-7 anni. Quindi occhio eventualmente a Palestra, ma 50 milioni cominciano ad essere veramente tanti. Dico di tener d'occhio Ndoye col Nottingham che rischia di retrocedere alla Premier League. Contiamo una trentina di milioni almeno per l'esterno, per l'Inter. Ecco, siamo già a 110 milioni circa e mancano ancora il portiere. Vicario è il nome più caldo, almeno un difensore da aggiungere che in questo momento Solé è uno dei nomi da tenere maggiormente d'occhio, da quello che sappiamo noi è il nome che forse piace più di tutti tra i vari profili che sono stati accostati in questo momento, anche se si sta cercando di più un profilo mancino. Bisogna aggiungere poi almeno un altro tassello a destra o comunque sull'esterno, se consideriamo partenti sia Dumfries e Luis Enrique come dicevamo. Manca qualcosa a centrocampo e poi soprattutto anche il sostituto di Thuram, che nei fatti potrebbe essere più Esposito, che dopo questa prima stagione diventerebbe il titolarissimo, ma un nuovo attaccante forte andrebbe aggiunto e come vi dico dall'estate scorsa, anche qui l'Inter è sempre vigile su quel Karim Adeyemi che sembra essere pronto a lasciare il Borussia Dortmund, non rinnova il contratto e sono almeno altri 40 milioni probabilmente anche qui. Quindi abbiamo già sforato un po' rispetto alle cessioni che sono state preventivate, anche se l'Inter avrà una capacità di spesa anche la prossima estate, nonostante l'eliminazione al playoff per mano del Bodo Glimt della Champions League, che ha ridotto i ricavi di questa stagione, ma io penso che possa essere utile anche dare un'occhiata al mercato degli svincolati, cioè tra chi si svincola al 30 giugno, quindi prendibile a parametro zero, e cercare di cogliere anche lì qualche opportunità per contenere gli investimenti sui cartellini e allungare la rosa con quelle opportunità lì. Secondo me bisogna tenere d'occhio, magari ne riparliamo nella diretta di questa sera. Per chiudere, serve sicuramente un grande lavoro e di sicuro ci sono tanti movimenti in corso. Non so se di queste proporzioni che abbiamo ipotizzato noi, ma sicuramente un rinnovamento ci sarà. Ecco, nella stagione della seconda stella questo grande lavoro è stato fatto, ma quello di oggi a me sembra ancora più sfidante, per cui sarà anche un grosso banco di prova anche per questa dirigenza, una dirigenza che ha portato tanti risultati in questi anni e che nella gestione del mercato 25-26 mi ha lasciato però delle perplessità, come ho detto più volte, a partire dalla gestione della situazione allenatore fino ad arrivare al mercato di gennaio, di questo gennaio che ci siamo appena messi alle spalle. Per cui c'è tanto di cui parlare, lo faremo in diretta alle 19:30, lo facciamo nel club, lo abbiamo fatto anche in un altro contenuto che vi invito a recuperare, che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.